Quando uno Stato si trova di fronte a situazioni estreme, guerre, disastri, rivolte o pandemie, rivendica spesso il diritto di sospendere le regole che normalmente garantiscono i diritti dei cittadini in nome della salvaguardia dei propri interessi. In teoria lo Stato dovrebbe essere un'entità politica suprema, un'unità che si fonda sull'uguaglianza formale, davanti alla legge tutti sono uguali, ma nella visione di alcuni pensatori questo non basta. Carl Schmitt, giurista e filosofo politico tedesco, sosteneva che per esistere davvero lo Stato deve spingersi oltre, non limitarsi a proclamare l'uguaglianza, ma costruire un'uniformità del popolo, quasi una fusione totale. E questa uniformità non riguardava solo il pensiero o l'identità culturale, ma arrivava fino alla morfologia biologica, stessa altezza, stesso colore degli occhi, stessa carnagione. In questo modo lo Stato poteva distinguere con chiarezza tra amico e nemico non nel senso di invasore o avversario militare, ma nel senso più radicale di diverso, di straniero. Prima che qualcuno pensi, ok, questo è razzismo fascista, mettiamo subito le cose in chiaro. Queste non sono le mie idee. Quello che vi sto riportando è il pensiero di Schmitt, lo stesso che nel 1935 trovò una giustificazione filosofica alle leggi razziali di Norimberga. Quelle leggi, emanate dal regime nazista, erano presentate come strumenti per difendere la purezza del sangue tedesco, e fu proprio Schmitt a dichiarare: oggi il popolo tedesco è tornato a essere tedesco. Il Reich ha un solo stendardo, quello del movimento nazionalsocialista, e questa bandiera non è solo composta di colori, ma porta con sé un grande simbolo autentico, il segno del giuramento popolare, la croce uncinata. Capite bene, introdurvi a questo pensiero è fondamentale per il tema di cui stiamo parlando. Schmitt costruisce tutta la sua riflessione sulla disuguaglianza. Per lui senza distinzione non c'è stato, e dietro questa visione si percepisce fortissimo l'eco di Thomas Hobbes, l'idea che l'uomo sia egoista per natura, votato alla competizione e destinato a vivere in conflitto con i suoi simili. Il mondo in questa prospettiva è una giungla, la vita è ingiusta, crudele, cinica, i deboli sono destinati a soccombere, ed è un pensiero che anche senza accorgercene abbiamo assorbito a cucchiaiate nella nostra cultura pop. Pensate ad Attack on Titan, Armin che riflette mentre viene pestato dai bulli, Eren che viene spronato a combattere per sopravvivere. Lì ci viene ripetuto costantemente che il mondo è un luogo crudele, la natura dell'uomo appare dominata da un rigore brutale che lo porta a scontrarsi con l'altro per sopraffarlo. Solo le leggi riescono a imbrigliare questa natura animalesca e selvaggia tenendola sotto controllo. È la stessa logica di Hobbes. Nello stato di natura vige la guerra di tutti contro tutti, e ogni uomo è lupo per l'altro uomo. Schmitt prende questa intuizione e la radicalizza ancora di più. Secondo Schmitt, l'uomo è per natura malvagio, egoista e incline alla guerra, ma soprattutto, ed è questo il punto centrale, ogni individuo è diverso. Per caratteristiche fisiche, mentali e sociali c'è chi nasce più atletico, chi più bello, chi più intelligente. Lo Stato quindi non deve illudersi di rendere tutti uguali, perché non ci riuscirà mai. Al contrario, deve riconoscere queste differenze, separarle e costruire dei veri e propri muri tra i gruppi umani. E quei muri in Attack on Titan li vediamo letteralmente. La società dietro le mura si regge su una disuguaglianza costante. I nobili al sicuro nel Wall Sina vivono protetti, banchettano e si ubriacano, mentre chi abita più vicino ai giganti rischia ogni giorno la vita. È una gerarchia sociale che riflette alla perfezione la filosofia di Schmitt. Ma il punto più interessante è un altro, la questione del nemico comune. Per Schmitt un popolo ha bisogno di un nemico costante, altrimenti finirà per combattersi da solo. Uno Stato in pace senza conflitti per lui non può esistere. Solo la guerra contro un avversario condiviso può dare unità al popolo. È il collante che trasforma individui diversi in un unico corpo sociale. In fondo succede anche in contesti molto più innocui. Pensate agli italiani durante i mondiali di calcio. All'improvviso anche chi non segue mai lo sport diventa patriota, si appende il tricolore al balcone e ci si riconosce in una bandiera. La partita diventa una guerra simbolica tra stati, e in quel senso di unità nasce proprio dall'avere un nemico sportivo da affrontare.
In Attack on Titan questo concetto è reso in maniera brutale. Ricordate il discorso del comandante Pixis? Dice chiaramente che i giganti sono indispensabili per l'umanità perché senza di loro gli uomini finirebbero a combattersi tra loro. E infatti quando la minaccia dei giganti passa in secondo piano, cosa succede? La società dentro le mura collassa, emergono le guerre civili e il nuovo nemico diventa l'umanità stessa al di fuori dell'isola di Paradis. Anche Eren finisce per incarnare questa funzione, trasformarsi nel nuovo nemico comune contro cui il mondo intero deve unirsi. La radice di tutto questo però non è solo filosofica, affonda nei miti nordici, proprio come avevo mostrato parlando di Berserk. Anche in Attack on Titan l'influenza norrena è fortissima. Nel mito scandinavo l'origine del mondo comincia con i giganti. C'era il Ginnungagap, un vuoto caotico in cui convivevano forze opposte. A nord il gelo e le tenebre di Niflheim, a sud il fuoco ardente di Muspelheim. Dallo scontro e dalla fusione di questi poli nacque il primo gigante, Ymir. Non è un caso che Isayama abbia scelto proprio questo nome per Ymir Fritz, la prima persona a entrare in contatto con il potere dei giganti, un chiaro richiamo mitologico che intreccia filosofia politica e immaginario nordico, fondendo disuguaglianza, nemico comune e mito delle origini in un'unica grande visione. Torniamo al mito nordico. Il gigante Ymir, quello primordiale, era una creatura androgena con tratti sia maschili che femminili e la sua mole sterminata ricopriva l'intero cosmo. Durante il sonno iniziò a sudare e dal suo sudore nacquero altri 9 giganti. Non vi ricorda qualcosa? In Attack on Titan, Ymir Fritz, poco prima di morire, divide il suo potere in 9 frammenti, ciascuno destinato a incarnarsi in un gigante dotato di abilità uniche. Coincidenza o citazione deliberata? Il mito nordico va ancora oltre. Dall'unione tra Bestla, una delle giganti nati da Ymir, e Bor, discendente di un dio emerso dai ghiacci, nascono 3 figure fondamentali: Vili, Ve e Odino. Sono loro ad approfittare del sonno di Ymir per ucciderlo e con il suo corpo forgiano il mondo. Le ossa diventano montagne, il sangue mari e fiumi, le sopracciglia addirittura gigantesche mura a protezione del regno degli uomini. E allora viene spontaneo chiedersi: le mura che circondano l'umanità in Attack on Titan non sono forse l'eco diretta di questo mito? Non rappresentano anche lì la separazione tra ordine e caos, tra un fragile equilibrio e l'annientamento? Isayama prende queste immagini arcaiche e le rielabora costruendo un mondo che non è solo fantasy ma anche un campo di riflessione filosofica, perché ogni muro, ogni confine non parla soltanto di difesa ma ci obbliga a chiederci cosa siamo disposti a sacrificare pur di sentirci al sicuro. Ed è qui che l'opera mostra la sua forza. Attack on Titan non ci racconta solo di giganti e battaglie, ma ci mette di fronte alle stesse domande che tormentavano i miti nordici e i filosofi moderni. Chi siamo? Da dove veniamo e soprattutto cosa ci tiene davvero uniti davanti all'oscurità che avanza? Beyond All.